Benvenuto in Esercita l'italiano con le storie. Sei pronto a esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. Molto tempo fa, circa 2000 anni fa, c'era un uomo ricco che aveva una moglie buona e bella. Si amavano moltissimo, ma erano molto tristi perché non avevano figli. Desideravano un bambino con così tanta intensità che la moglie pregava ogni giorno e ogni notte, ma non riuscivano ad avere figli. Davanti alla loro casa c'era un cortile con un albero di ginepro. Un giorno d'inverno, la moglie si trovava sotto l'albero per sbucciare delle mele. Mentre sbucciava, si tagliò accidentalmente un dito e il suo sangue cadde sulla neve. Oh, sospirò tristemente, se solo potessi avere un figlio rosso come il sangue e bianco come la neve. Mentre pronunciava queste parole, sentì il cuore alleggerirsi, come se il suo desiderio fosse stato esaudito, e tornò in casa felice. Passò un mese e la neve si sciolse. Un altro mese passò e tutto divenne verde. I mesi continuarono a passare e presto gli alberi iniziarono a germogliare nei boschi e i rami si riempirono di foglie. Poi i fiori iniziarono a sbocciare. Ancora una volta, la moglie si trovò sotto l'albero di ginepro. Il profumo era così dolce che il suo cuore si riempì di gioia e fu così felice che si inginocchiò. Alla fine, i frutti divennero rotondi e sodi e si sentì felice e in pace. Ma quando i frutti furono maturi, ne raccolse uno e lo mangiò con entusiasmo. Dopo aver mangiato, si sentì triste e male. Poco dopo chiamò il marito e gli disse, piangendo: «Se muoio, ti prego, seppelliscimi sotto l'albero di ginepro». Dopo aver detto questo, si sentì di nuovo confortata e felice, e dopo un mese diede alla luce un bambino. Quando vide che il bambino era bianco come la neve e rosso come il sangue, la sua gioia fu così grande che morì. Il marito la seppellì sotto l'albero di ginepro e la pianse profondamente. Col passare del tempo, il suo dolore si attenuò e anche se a volte la rimpiangeva, riuscì a proseguire con la vita e alla fine si risposò. Con la sua nuova moglie ebbe una bambina. Il figlio della sua prima moglie era un bambino rosso come il sangue e bianco come la neve. La nuova madre amava molto la sua bambina, ma quando guardava la figlia e poi il bambino, le faceva male pensare che lui sarebbe sempre stato d'intralcio a sua figlia. Pensava costantemente a come poter ottenere tutti i beni di famiglia per la sua bambina. Questo pensiero malvagio prese sempre più piede in lei e trattava il bambino con grande crudeltà. Lo spinse e lo colpì, così il povero bambino viveva nella paura e non aveva pace dal momento in cui usciva da scuola fino a quando tornava a casa. Un giorno la bambina corse dalla madre in dispensa e disse: «Mamma, posso avere una mela?» «Sì, bambina mia», rispose la madre e le diede una bella mela da un baule che aveva un pesante coperchio e un grande lucchetto di ferro. «Mamma», disse di nuovo la bambina, «non può avere una anche il fratello?» La madre si arrabbiò, ma rispose: «Sì, quando uscirà da scuola». Proprio in quel momento guardò fuori dalla finestra e lo vide arrivare, e sembrò che uno spirito maligno la possedesse, perché strappò la mela dalla mano della figlia e disse: «Non puoi averne una prima di tuo fratello». Gettò la mela nel baule e lo chiuse. Il bambino entrò, e lo spirito maligno nella madre la fece dire dolcemente a lui: «Figlio mio, vuoi una mela?» Ma gli lanciò uno sguardo malvagio. «Mamma», disse il bambino, «hai un aspetto così spaventoso». «Sì, per favore dammi una mela». Improvvisamente un pensiero terribile le venne in mente, voleva ucciderlo. «Vieni con me»,
disse, sollevando il coperchio del baule. Prendine una per te. Mentre si chinava per prenderla, lo spirito maligno la spinse e crash. Il coperchio cadde e decapitò il bambino. Era colma di paura per ciò che aveva fatto. Se solo potessi evitare che qualcuno lo sapesse, pensò. Così andò al piano di sopra, prese un fazzoletto bianco dal suo cassetto e rimise la testa del bambino sui suoi spalle, avvolgendola con il fazzoletto in modo che nessuno potesse vedere. Lo mise su una sedia vicino alla porta con una mela in mano. Poco dopo, la piccola Marlene si avvicinò alla madre, che stava mescolando una pentola di acqua bollente sul fuoco. Mamma, il fratello è seduto vicino alla porta con una mela in mano e sembra così pallido. Quando gli ho chiesto la mela, non ha risposto e questo mi ha spaventata. Vai da lui di nuovo, disse la madre, e se non risponde, dagli uno schiaffo. Così la piccola Marlene tornò e disse: Fratello, dammi quella mela. Ma lui non disse nulla. Allora gli diede uno schiaffo e la sua testa rotolò via. Era così spaventata che corse piangendo dalla madre. Oh! Ho fatto rotolare via la testa del fratello. Pianse, e poi pianse e nulla poteva fermarla. Cosa hai fatto? Disse la madre. Ma nessuno deve sapere, quindi devi stare zitta. Quello che è fatto non può essere disfatto. Lo faremo in pudding. Prese il bambino e lo tagliò a pezzi, lo trasformò in pudding e lo mise nella pentola. Ma Marlene stava lì a guardare, piangendo e le sue lacrime caddero nella pentola, in modo che non fosse necessario aggiungere sale. Presto il padre tornò a casa e si sedette a tavola. Chiese: Dove è mio figlio? La madre non disse nulla, ma gli servì un grande piatto di pudding nero, e Marlene continuò a piangere senza fermarsi. Il padre chiese di nuovo: Dove è mio figlio? Oh, rispose la moglie, è andato a trovare il grande zio di sua madre. Starà lì per un po'. Perché è andato lì senza dirmi addio? Rispose il marito. Bene, gli piace stare lì, e mi ha detto che sarebbe rimasto via per 6 settimane. Si sta prendendo bene cura di lui. Mi sento infelice per questo, disse il marito, nel caso ci sia qualcosa di sbagliato. Doveva dirmi addio. Detto ciò, continuò a mangiare e disse: Piccola Marlene, perché stai piangendo? Il fratello tornerà presto. Poi chiese alla moglie di portargli altro pudding e, mentre mangiava, gettò le ossa sotto il tavolo. La piccola Marlene salì al piano di sopra, prese il suo miglior fazzoletto di seta dal cassetto e avvolse tutte le ossa che trovò sotto il tavolo. Le portò fuori piangendo tutto il tempo. Poi le seppellì nell'erba verde sotto l'albero di ginepro. Appena lo fece, il suo dolore sembrò svanire e smise di piangere. Improvvisamente, l'albero di ginepro iniziò a ondeggiare e i suoi rami si muovevano avanti e indietro, come se qualcuno stesse applaudendo di gioia. Poi una nebbia circondò l'albero e al centro di essa si accese un fuoco. Dalla fiamma emerse un bellissimo uccello che volò in alto nel cielo, cantando meravigliosamente. Quando non fu più visibile, l'albero di ginepro tornò a essere fermo e il fazzoletto di seta e le ossa erano scomparsi. La piccola Marlene si sentì leggera e felice, come se suo fratello fosse ancora vivo. Tornò a casa, si sedette allegra a tavola e mangiò. L'uccello volò via e si posò sul tetto di un orafo, cantando: La mia madre ha ucciso il suo piccolo figlio. Mio padre si era attristato quando me ne sono andato. Mia sorella mi amava più di ogni altra cosa. Ha messo il suo fazzoletto su di me.
e ha preso le mie ossa affinché potessero giacere sotto l'albero di ginepro. Kiwit, kiwit, che bell'uccello sono io. L'orafo era nel suo laboratorio a fare una collana d'oro quando sentì l'uccello cantare sul suo tetto. Pensò fosse così bello che saltò in piedi e corse fuori, perdendo una delle sue pantofole mentre attraversava la porta. Ma continuò a correre per strada con una pantofola su un piede e un calzino sull'altro, ancora con il grembiule e tenendo la collana d'oro e le pinze. Rimase lì, fissando l'uccello, mentre il sole splendeva luminoso sulla strada. «Uccello», disse, «canti così splendidamente. Cantami di nuovo quella canzone». «No», rispose l'uccello, «non canto 2 volte gratis. Dammi quella collana d'oro e la canterò di nuovo». «Ecco la collana, prendila», disse l'orafo. «Cantala di nuovo per me». L'uccello scese, prese la collana d'oro con la zampa destra e poi tornò a posarsi davanti all'orafo e cantò: «La mia madre ha ucciso il suo piccolo figlio. Mio padre si era attristato quando me ne sono andato. Mia sorella mi amava più di ogni altra cosa. Ha messo il suo fazzoletto su di me e ha preso le mie ossa affinché potessero giacere sotto l'albero di ginepro. Kiwit, kiwit, che bell'uccello sono io». Poi l'uccello volò via e si posò sul tetto di una casa di un calzolaio, cantando: «La mia madre ha ucciso il suo piccolo figlio. Mio padre si era attristato quando me ne sono andato. Mia sorella mi amava più di ogni altra cosa. Ha messo il suo fazzoletto su di me e ha preso le mie ossa affinché potessero giacere sotto l'albero di ginepro. Kiwit, kiwit, che bell'uccello sono io». Il calzolaio sentì la canzone e saltò in piedi, correndo fuori in maniche di camicia, guardando l'uccello sul tetto, proteggendo gli occhi dal sole splendente. «Uccello», disse, «canti così splendidamente». Poi chiamò sua moglie. «Esci. Ecco un uccello. Vieni a vedere e a sentire quanto canta meravigliosamente». Chiamò anche sua figlia e gli altri bambini, e tutti corsero su per la strada per vedere l'uccello, meravigliati dalle sue splendide piume rosse e verdi, dal collo splendente come l'oro e dai suoi occhi brillanti come stelle. «Uccello», disse il calzolaio, «cantami di nuovo quella canzone». «No», rispose l'uccello, «non canto 2 volte gratis, devi darmi qualcosa». «Donna», disse l'uomo, «vai in soffitta. Sulla mensola più alta troverai un paio di scarpe rosse. Portamele». La moglie andò a cercare le scarpe. «Ecco a te, uccello», disse il calzolaio, «ora cantami di nuovo quella canzone». L'uccello scese, prese le scarpe rosse con la zampa sinistra. Poi tornò sul tetto e cantò: «La mia madre ha ucciso il suo piccolo figlio. Mio padre si era attristato quando me ne sono andato. Mia sorella mi amava più di ogni altra cosa. Ha messo il suo fazzoletto su di me e ha preso le mie ossa affinché potessero giacere sotto l'albero di ginepro. Kiwit, kiwit, che bell'uccello sono io». Dopo aver finito la canzone, l'uccello volò via. Aveva la collana nella zampa destra, le scarpe nella zampa sinistra, e volò dritto verso un mulino, dove fece clic-clac, clic-clac, clic-clac. Dentro al mulino, 20 molatori stavano lavorando e facendo rumore mentre tagliavano una pietra, facendo ichec, 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 mentre il mulino continuava con il suo clic-clac, clic-clac, clic-clac. L'uccello si posò su un tiglio davanti al mulino e cantò: «La mia madre ha ucciso il suo piccolo figlio». Uno degli uomini smise di lavorare. «Mio padre si era attristato quando me ne sono andato». Altri 2 uomini si fermarono ad ascoltare. «Mia sorella mi amava più di ogni altra cosa». Poi si fermarono anche altri 4.
Ha messo il suo fazzoletto su di me e ha preso le mie ossa affinché potessero giacere sotto l'albero di ginepro. Kiwit, Kiwit, che bell'uccello sono io. Ora rimaneva solo un uomo a lavorare. Uccello, disse, che bella canzone canti. Fammi sentire anche a me, cantala di nuovo. No, rispose l'uccello, non canto 2 volte gratis. Dammi quella macina e la canterò di nuovo. Se fosse solo mia, te la darei, disse l'uomo. Sì, sì, dissero gli altri. Se canta di nuovo può averla. L'uccello scese e tutti e 20 i molatori sollevarono la pietra con una trave. Poi l'uccello infilò la testa attraverso il buco, prese la pietra attorno al collo come un collare e volò di nuovo verso l'albero. Cantando, la mia madre ha ucciso il suo piccolo figlio. Mio padre si era attristato quando me ne sono andato. Mia sorella mi amava più di ogni altra cosa. Ha messo il suo fazzoletto su di me e ha preso le mie ossa affinché potessero giacere sotto l'albero di ginepro. Kiwit, Kiwit, che bell'uccello sono io. Quando finì, spiegò le ali e ecco la collana nella zampa destra, le scarpe nella zampa a sinistra e la macina attorno al collo, volò dritto verso casa del padre. Il padre, la madre e la piccola Marlene stavano cenando. Mi sento così felice, disse il padre, così contento e allegro. Anche io, disse la madre, mi sento così ansiosa, come se stesse arrivando una grande tempesta. Ma la piccola Marlene continuava a piangere. L'uccello volò verso la casa e si posò sul tetto. Mi sento così felice, disse il padre, e il sole splende così luminosamente. Ho la sensazione di dover rivedere un vecchio amico. Oh, disse la moglie, mi sento così ansiosa che i denti mi battono e sembra che il fuoco mi scorra nelle vene. Si strappò il vestito, mentre la piccola Marlene era seduta nell'angolo, piangendo con le lacrime che inondavano le sue ginocchia. L'uccello cominciò a cantare dall'albero di ginepro. La mia madre ha ucciso il suo piccolo figlio. La madre si coprì gli occhi e le orecchie per non vedere o sentire nulla, ma poteva sentire un forte rumore nelle orecchie come una tempesta, e i suoi occhi vedevano lampi come fulmini. Mio padre si era attristato quando me ne sono andato. Guarda, madre, disse l'uomo, quell'uccello bellissimo che canta così meravigliosamente. E quanto è caldo e luminoso il sole, e che profumo delizioso di spezie c'è nell'aria. Mia sorella mi amava più di ogni altra cosa. Allora la piccola Marlene seppellì la testa tra le ginocchia e scoppiò in singhiozzi. Devo andare fuori e vedere l'uccello da vicino, disse l'uomo. Oh, non andare, gridò la moglie. Sento come se tutta la casa stesse bruciando. Ma l'uomo uscì per vedere l'uccello. Ha messo il suo fazzoletto su di me e ha preso le mie ossa affinché potessero giacere sotto l'albero di ginepro. Kiwit, Kiwit, che bell'uccello sono io. Mentre l'uccello cantava questo, lasciò cadere la collana d'oro, che atterrò perfettamente attorno al collo dell'uomo. Entrò e disse: Guarda, che splendido uccello! Mi ha dato questa bellissima collana d'oro, e anche lui è così bello. Ma la moglie era così spaventata e turbata che cadde a terra, e il suo cappello volò via dalla testa. Poi l'uccello cominciò a cantare di nuovo. La mia madre ha ucciso il suo piccolo figlio, oh no! Esclamò la moglie, se solo fossi 1000 piedi sottoterra, così non dovrei ascoltare questa canzone. Mio padre si era attristato quando me ne sono andato, allora la donna cadde di nuovo come se fosse morta. Mia sorella mi amava più di ogni altra cosa. Bene, disse la piccola Marlene, anch'io andrò fuori per vedere se l'uccello mi darà qualcosa. Così uscì.
Ha messo il suo fazzoletto su di me e ha preso le mie ossa affinché potessero giacere sotto l'albero di ginepro. Kiwit, kiwit, che bell'uccello sono io! E l'uccello le lanciò le scarpe. Ora si sentì molto felice e leggera. Indossò le scarpe e cominciò a danzare. Ero così triste quando sono uscita, ma ora è tutto passato. Quell'uccello è veramente meraviglioso e mi ha dato un paio di scarpe rosse. La moglie saltò in piedi, i capelli in piedi come fiamme. Allora uscirò anch'io, disse, per vedere se alleverà la mia miseria, perché mi sembra che il mondo stia per finire. Ma appena mise il piede fuori, crash! L'uccello le lasciò cadere la macina sulla testa e la schiacciò a morte. Il padre e la piccola Marlene sentirono il rumore e corsero fuori, ma tutto ciò che videro furono nebbia e fiamme alzarsi dal luogo. Quando queste svanirono, il fratellino era lì e prese per mano il padre e la piccola Marlene. Poi tutti si rallegrarono e tornarono insieme a sedersi a tavola per cenare e mangiare. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre storie gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.